Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di GoInvest.it. Io sono Michele, il vostro farmer di fiducia, ed oggi andiamo a vedere un video. Diciamo, ragazzi, sono appena tornato dalle vacanze e spero soprattutto che anche voi, nonostante questa situazione macroeconomica incerta, vi stiate godendo il tempo libero, vi stiate godendo la famiglia, le giornate di sole che stanno arrivando, uscite con il proprio cane, andate a correre, fate qualsiasi cosa, attività, qualsiasi attività che non sia cripto, staccate un attimino perché veramente dopo un lungo periodo serrato è giusto ed è anche, diciamo, necessario fare un piccolo stop. Io personalmente spero che anche voi l'abbiate fatto. Io assolutamente sono appena rientrato da uno stop di circa una settimana e mezza barra due. Ma dopo questa piccola parentesi dobbiamo essere in grado di ritornare sui grafici e vedere e spulciare tutti quei portafogli in cerca di opportunità. Però nel frattempo in cui cerchiamo le opportunità è sempre buona norma mettere a rendita il nostro capitale, ok? In maniera non troppo rischiosa come avveniva in passato, perché comunque ecco, le situazioni del mercato sono incerte. Dopo il fallimento di Terra c'è stato anche un altro fallimento che ora non mi sovviene, come si chiamava quel progetto? Hyperscam. Non mi viene. Quindi ragazzi, mi raccomando, bisogna stare al sicuro, bisogna capire a quali rischi andiamo incontro e bisogna soprattutto capire che cosa succede nel caso in cui dovesse succedere qualsiasi cosa, ok? Quindi mi raccomando, ora andiamo a vedere quali sono le tre top farm per le stablecoin e mi raccomando, se ti piacciono i nostri contenuti, mettici un bel like, iscriviti al canale, seguici su Instagram, questa è la nostra pagina. Ci abbiamo un po' di robaccia su e abbiamo anche i nostri link sul sito, su Telegram, cioè se ci mandate un messaggio tendenzialmente se rispondiamo, a meno che non ci propongono dei progetti. Aspetta, come erano quei progetti che ci Schemi proponevano? piramidali. Sì, abbiamo fatto anche un articolo su questo progetto, però non mi viene il nome. Come si chiamava? Hyperscam. Sigla. Eccoci ragazzi, ritornati. Allora, partiamo subito anzi, vogliamo partire con un mid risk? Sì, dai, con la media. Partiamo con la media, in modo tale che vi fate una specie di bilancia sulla quale il rischio, diciamo, tendenzialmente, vedete a quale rischio si va incontro e a quale no. Allora, c'è una tipologia di promozione nuova su KuCoin. Se volete, c'è sotto il link per risparmiare sulle fee. È un win to win, quindi se lo utilizzate, noi del team di GoInvest fa piacere. A te dovrebbe far piacere perché risparmi sulle fee, risparmi un sacco di cose, comunque hai dei vantaggi, quindi perché non utilizzarlo? Allora, qui praticamente USDD, che è la stablecoin algoritmica di Tron, quindi TRX ancorata al valore di TRX, dove TRX viene bruciata e mintata. E infatti qua vedete la quantità di TRX bruciati. Allora, TRX non viene più generato da un po' di tempo, non mi ricordo da quanto, forse è più di un anno che la quantità di TRX è fissa a 110 miliardi. Attualmente dovrebbe essere sui 98 miliardi, quindi tutti li hanno bruciati tutti. Allora qui vedete che ogni giorno vengono bruciati, quindi TRX bruciati, vedete che TRX generati rimangono fissi perché sono sempre quelli lì, non vengono generati, mentre TRX bruciati sono tipo 429 milioni, 900 milioni, 125 milioni, quindi ogni giorno vengono bruciati, vengono tolti dalla circulating supply di TRX. Questo che cosa comporta? Un aumento del prezzo, non del valore, del prezzo di TRX. Ragazzi, questi non sono consigli finanziari, mi raccomando. Io non vi sto dicendo di acquistare TRX né di mettere in rendita USDD perché veramente è rischioso. Avete visto che cosa è successo con Terra? Qui potrebbe succedere la stessa cosa, col fatto che su Terra c'erano circa
23, quasi 30 miliardi di dollari. Quindi diciamo per le grosse aziende, imprese, found, insomma come li volete chiamare, no, cioè era molto più, come dire, conveniente fare una tipologia di attacco, perché comunque un attacco è dispendioso, no? Per fare una tipologia di attacco come è stato fatto su Terra. Quindi attaccare 30 miliardi va bene, attaccare magari attualmente sono, vediamo su USDD, la market cap di USDD è di circa 500 milioni, quasi un miliardo. Diciamo è conveniente? Non lo so, penso di no, credo di no, però non si può mai sapere. Quindi, volendo ragazzi, questa è una, come dire, è una farm, uno staking che comunque restituisce il 30% in APR, quindi ragazzi, ed è flessibile. Attualmente è in promozione, fino a poco tempo fa dava il 60% fino a 50.000 dollari, attualmente dà il 30%. Potrebbe abbassarsi? Sì, però dice Tron che ha uno staking farm del fisso del 30%, un po' come Anchor Protocol, non so se ricordate. Buonanima, insomma. E quindi diciamo questa era quella di mid risk, quindi rischio medio, dove c'è la possibilità di farmare il 30% tranquillamente, però c'è anche il rischio di un bank run nel caso in cui TRX dovesse scendere di prezzo esageratamente, però si capisce bene che attualmente TRX vale 8 centesimi, nel caso in cui dovesse scendere a 6 centesimi, cioè non succede niente, cioè io sinceramente non mi impanicherei. Mentre nel caso in cui l'uno dovesse scendere da 100 dollari a 50 dollari, là diciamo la quantità di soldi è maggiore, quindi un dump del genere è molto più risentito, fa più paura, ok? Quindi è da tenere in considerazione questa farm, molto carina, molto bella, però anch'essa molto rischiosa, quindi attenzione, attenzione. Un'altra farm molto interessante con low risk, ma proprio low risk, non che non ci siano rischi, però i rischi sono veramente bassi perché si parla di Bifi Finance, si parla di Curve su Arbitrum e diciamo un APY ovviamente non proprio elevatissimo, però comunque da non sottovalutare, comunque è un di media, ecco, se lo guardiamo una settimana, guardiamolo ad un anno, di media ha un APY comunque dal 5 al 7%, cosa che attualmente sfiderei chiunque a dare un 6%, prova ad andare in banca e vedi se ti danno il 6%, cioè io l'ultima volta che sono stato in posta sentivo una signora fare che voleva fare un investimento e il suo investimento ti restituiva annualmente lordo lo 0,10% forse. Quindi, cioè, ragazzi, stiamo parlando veramente di prese in giro. Quindi questo qui potrebbe essere interessante perché comunque restituisce un APY non troppo alto che ti dice ok il 30%, il 100%, perché ci sono ragazzi, però comunque sembra sostenibile perché Curve comunque questo qui funziona tramite Curve, dove Curve è uno stable swap che genera fee dagli scambi che le persone fanno, ma perché una persona dovrebbe scegliere Curve invece di Binance ad esempio? Io scelgo Curve se devo scambiare ad esempio 1 milione di dollari, se lo devo scambiare su Binance 1 milione di dollari mi viene a costare un tot, su Curve mi viene a costare di meno perché è uno stable swap, cioè proprio nativo, con più liquidità in DeFi, quindi ciò significa più liquidità all'interno delle pool, significa meno slippage. Quindi meno slippage significa che io preferisco scambiare grosse somme su Curve piuttosto che su Binance, per dirne uno, ok? Quindi mi raccomando, bisogna sempre capire il funzionamento che c'è dietro a una determinata farm o tipologia. Inoltre, Bifi ti dice questa è una safety score 10 su 10 perché è una low complexity strategy, è una strategia testata, c'è un zero impermanent loss, ha un'alta capitalizzazione di mercato, quindi una bassa volatilità degli asset, la piattaforma e il progetto sono auditati e verificati, quindi è abbastanza sicura.
Inoltre USDC, USDT, volevo fare un video, però ragazzi purtroppo l'ho fatto ma ero troppo raffreddato, quindi non mi è piaciuto, l'ho tolto, dove spiegava il funzionamento di USDC e USDT, che sono due stablecoin off-chain, dove noi difficilmente possiamo vedere la quantità di USDC o USDT in circolazione, però su USDC abbiamo dei report che vengono mensilmente vengono messi sul loro sito, potete andare a vedere, e sono 100% come USDT, sono beccati da dollari americani, quindi da fiat currency in questo caso. E nel caso in cui volessimo redimere i nostri token, quindi se io ho 100 USDT posso redimere 100 dollari in fiat currency su tether.to, quindi abbastanza sicure come stablecoin, di certo molto più di USDD e di quelle che vedremo ora. No, nemmeno, perché ne vedremo altre, ma vedremo una strategia ai rischi. Sì, ragazzi, questo è veramente molto, il rischio è molto elevato, non per le stablecoin in sé per sé, ma proprio per la piattaforma, perché la piattaforma ha subito non un attacco, però c'è stato un piccolo problema da parte degli sviluppatori che hanno fatto determinate movimentazioni di mercato per far crescere USDN. Stiamo parlando di Virus Finance con la stablecoin USDN, che è una stablecoin sempre algoritmica. E qui ci sono stati dei movimenti che hanno fatto sì che questa stablecoin si depeggasse più o meno come è successo a ST, però con la differenza che USDN, avendo poca liquidità, è riuscita, diciamo, a far sì che l'USDN è salita di nuovo a riprendere il peg. Allora, che cosa c'è qui di interessante su Virus Finance? USDT al 42,73% più un 49,81% pagato in Virus, quindi in token Virus, che poi può essere messo di nuovo qui in staking come governance, però io lo venderei, sincera verità. Sono sincero. E allora, in questo caso c'è anche Euren, però no ragazzi, cioè io in questo caso stablecoin algoritmiche ok, però in DeFi non sono tanto per la quale, perché ho vissuto sulle mie spalle il blocco di Anchor Protocol, dove lì avevo dei soldi che potevo togliere, però non sono riuscito a toglierli perché praticamente la piattaforma era bloccata, era arrivata il massimo di TPS, e infatti a breve farò un video su sulle tre criptovalute, tre coin, token, come le vogliamo chiamare, che sto tenendo in considerazione, di cui una raggiunge un TPS, forse è quello più alto attualmente, e quindi mi raccomando, state sintonizzati e attivate le notifiche. Allora, stavo parlando di USDT qui, dove praticamente se poi volete un video dove vi faccio vedere passo passo su come mettere in staking e fare supply per ricevere le APY, ditemelo, perché ragazzi veramente per me è molto semplice fare una cosa del genere, non mi costa nulla, cioè tanto già ho il wallet, già aspetta, qual è questo qui? Quindi già sono dentro fondamentalmente. L'importante è semplicemente ditemelo, così facciamo tutti i passaggi e diciamo ci togliamo il pensiero. Allora qui praticamente basta depositare e ricevi un 42% di APY più un 49% di APR in Vires token, Virus Finance. Quindi ragazzi, questa è una strategia molto rischiosa, soprattutto per la piattaforma, è una piattaforma che comunque è qui da poco e non c'è il compounding, quindi tutto quello che viene, tutto l'APY deve essere tolto manualmente e nel caso rimesso. E niente ragazzi, questo è, diciamo, tutto quello che si può fare attualmente in DeFi. Non so se voi avete qualche altra tipologia di token o di farm che state guardando. Io sinceramente sto guardando solo queste e ne sto guardando anche altre, però sono veramente o troppo rischiose o poco convenienti. Quindi mi raccomando, state sempre in campana, non fatevi fregare da varie tipologie di investimenti semplici, come ad esempio c'è quella piattaforma che, come si chiama?
non mi viene, per 15 minuti di video non mi è venuto, quindi ragazzi difficilmente mi verrà. E niente ragazzi, per questo video era tutto, mi raccomando, se ti è piaciuto lasciaci un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella e niente, da Come Invest è tutto, ciao!